Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione sul sistema dei permessi di primo livello all'interno dell'account Office 365 in cui andremo a trattare della figura dell'amministratore. Quindi la prima cosa che voglio fare in questa lezione è fare il login come amministratore al mio account Office 365. Quindi qui ho il link nei preferiti, clicco qui, mi compare l'indirizzo email del mio account, ci clicco, inserisco la password, il computer l'ha inserita automaticamente perché così io ho deciso, altrimenti dovrò inserirla manualmente e a questo punto vado a cliccare su accedi. Una volta cliccato su accedi, come abbiamo già visto nelle lezioni dedicate in maniera specifica all'amministrazione Office 365, mi compare questo numero che dovrò inserire all'interno dell'app Authenticator. La vado ad aprire sul mio smartphone, sblocco Authenticator con la password del mio smartphone, se ha una password, altrimenti non me lo chiederà. Clicco su avanti, mi compare una casellina, inserisco qui sullo smartphone il numero 67 che vedo a schermo video, risblocco ancora il mio smartphone con la password, clicco su avanti e a questo punto ho completato l'accesso al mio account Office 365. Quindi clicco su sì, cioè sul fatto che voglio rimanere connesso e quindi da qui per esempio posso andare subito ad accedere all'ambiente di amministrazione che abbiamo visto nell'altra sezione. Ecco, queste credenziali di accesso è bene non darle mai a nessuno, nemmeno a persone di cui si ritiene che ci si possa fidare, perché con queste credenziali si può fare tutto. Quindi, come vedremo, poi potremo andare a conferire a persone dei poteri di amministrazione, ma più ristretti, che per esempio non consentiranno loro di chiudere l'account o di cambiare la password. Questo lo vedremo però in seguito. Quindi torniamo alle nostre diapositive e apriamo l'unica diapositiva che è dedicata a questo argomento. Una sola diapositiva perché questo è un argomento molto facile da trattare. Dovremo trattare di quali poteri hanno tante figure. Quando trattiamo dell'amministratore dobbiamo soltanto dire che l'amministratore ha tutti i poteri. Quindi andando nelle lezioni che seguiranno a vedere quali poteri hanno gli altri a cui l'amministratore conferirà il potere di fare qualcosa, vedremo poi che la sommatoria di tutti quei poteri farà appunto l'insieme dei poteri dell'amministratore, che ora sarebbe inutile andare ad elencare. Qui ho fatto questa diapositiva dove innanzitutto ho scritto una definizione di amministratore. L'amministratore è il proprietario dell'account che in persona o tramite suoi delegati ai quali può in qualsiasi momento revocare i poteri concessi, ha il potere di fare tutto. Quindi siamo nel livello primario di autorizzazione. E quando l'amministratore, vedremo, andrà a conferire il potere a qualcuno di fare qualcosa, questo potere non potrà essere derogato da nessuno. Quindi il primo livello di autorizzazione non può essere derogato da nessuno. Quindi se l'amministratore, come vedremo, mi conferirà il ruolo di SharePoint Administrator per fare una cosa, magari da parte di una persona che lavora con me, serve il ruolo di SharePoint Administrator, se io non ho il ruolo di conferire il potere di SharePoint Administrator a quella persona, ma l'amministratore me ne ha concesso solo un altro, io non potrò concedere a quella persona di diventare SharePoint Administrator. Quindi nessuna deroga rispetto a quello che l'amministratore ha concesso di fare ad altre persone. Poi nelle lezioni successive vedremo, come abbiamo già visto nella lezione introduttiva, quelli che sono i criteri di assegnazione dei ruoli e vedremo tutti i ruoli che l'amministratore può conferire ad altre persone e quali saranno i poteri legati a questi ruoli. Qui ci limitiamo a dire questo, che sarà l'amministratore ad assegnare i ruoli, quindi in base ai criteri che vedremo assegnerà un ruolo, per esempio a Roberto di SharePoint Administrator o all'interno di altre applicazioni come vedi qui dove si possono fare altre cose. Ora ho fatto l'esempio di SharePoint, quindi l'amministratore conferisce a Roberto il ruolo di SharePoint Administrator. Poi per lavorare potrebbe capitare che Cinzia, che collabora con lui,
sia necessario che lei gestisca le licenze dei membri del sito SharePoint, perché magari in un determinato momento potrebbe servire di attribuire una licenza Office 365 ad un membro del sito per fare una cosa. Per esempio, è stato invitato come ospite e noi gli vogliamo dare una licenza per modificare i file, perché deve collaborare dall'esterno con l'azienda. Se non può modificare i file, magari non può fare certe cose. Ecco, non sarà certo Roberto a stabilire che Cinzia possa diventare amministratore di licenze, almeno che Roberto non abbia già questo potere incluso nei suoi. Ma se lui ha soltanto il potere di SharePoint Administrator, non potrà dire che Cinzia, sempre per la regola vista qua su in alto, che non si possono derogare le regole stabilite dall'amministratore, non potrà stabilire che Cinzia possa diventare gestore di licenze. Quindi se questo è necessario all'interno dell'azienda per motivi di lavoro, l'amministratore deve chiedere, vedi qui si torna indietro, all'amministratore deve chiedere i poteri per Cinzia. Se l'amministratore e ovviamente l'azienda valuterà che questo è opportuno farlo, conferirà i poteri a Cinzia di amministratore di licenza. A questo punto Cinzia potrà conferire licenza a chi vorrà all'interno dei membri del sito SharePoint. Quindi poi a valle dei poteri di SharePoint Administrator, come quello di Teams Administrator o di altre applicazioni, ci saranno i poteri connessi a quell'applicazione. In questo caso i poteri di pubblicare i post, di creazione di pagine, di creazione di elenchi. Per Roberto, sicuramente Roberto che è SharePoint Administrator potrà fare tutte queste cose: pubblicare post, creare pagine, creare elenchi. Poi sarà lui, in virtù dei suoi poteri di SharePoint Administrator, a stabilire chi tra i membri può fare queste cose. Magari può stabilire che alcuni membri le possono fare tutte o altri invece ne possano fare soltanto alcuna o addirittura niente, possano soltanto vedere. Un ospite viene invitato e può soltanto vedere il sito SharePoint. Quindi abbiamo visto come è stato facile trattare di questo argomento. Basta ricordarsi che l'amministratore può fare tutto, che è il proprietario di tutto e che le regole che stabilisce lui a monte non possono mai essere derogate da altre persone a cui a valle sono stati conferiti degli ulteriori poteri di amministrazione. E quindi dalla prossima lezione cominceremo a vedere come si assegnano i ruoli, per poi da quella successiva cominciare ad entrare nei contenuti dei ruoli, cioè nel cosa possono fare le persone a cui è stato assegnato un determinato ruolo da parte dell'amministratore. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!